Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il toto allenatori che è già scattato, ovviamente il post Conte e chi siederà sulla panchina partenopea 2026-2027. I soliti nomi stanno girando, ma c'è stato un colloquio con un allenatore che a me non è mai piaciuto e nemmeno piacerà, diciamo, in futuro. Facciamo il punto della situazione insieme, passando anche per la puntata di Falsissimo, non soffermandomi tanto ma unendo qualche punto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partendo da quella puntata di Falsissimo di ieri sera, ovviamente io non mi soffermo sul personaggio Corona, sappiamo benissimo chi è, sappiamo benissimo cosa fa per lavoro, tra virgolette, quindi io mi soffermerei più sul fatto chi è quel tifoso del Napoli, quel giornalista che dall'altra parte del telefono comunque dice no, i 5.000 adesso, poi i 5.000 quando esce il servizio si mette d'accordo, io ho il tramite, ho i calciatori, ti porto diciamo il tramite di questa situazione, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che per quanto riguarda gli audio e i video, si può criptare quello che volete, potete criptare la voce, potete diciamo cambiare sicuramente, farlo parlare da donna, si può fare qualsiasi cosa, ma la cadenza e l'accento è molto molto difficile diciamo manovrarli, e visto che il signore in questione, giornalista, a quanto si legge dappertutto, che io conosco, ma conosco perché l'ho visto molte volte online, invitato dovunque nei salottini che non contano, però diciamo che sono rimasto un tantino tra virgolette scosso per il semplice fatto che questo signore si è messo Napoli, la napoletanità, la società, la maglia e il tifo, perché a quanto sappiamo dovrebbe essere un tifoso del Napoli, se l'è messa completamente sotto i piedi e si è creato un problema da solo, perché poi devi sempre viverci a Napoli circondato diciamo da persone che forse all'improvviso possono anche venirti a chiedere spiegazioni perché ti conoscono tutti. Ma detto questo, il nostro top player ovviamente è Aurelio De Laurentiis, e nel caso la situazione esposta da Corona nella puntata di Falsissimo dovesse essere vera, mettiamola per vera, benissimo, e allora sarà Aurelio De Laurentiis e il Napoli a dover fare piazza pulita di tutte le mele marce, così come è stato anche nel 2019, situazione totalmente diversa, non c'era Corona, non Falsissimo, sicuramente andata per dinamiche in maniera differente, però il Napoli comunque anche portandosela negli anni dopo 20-21 che erano comunque ha debellato tutto quel gruppo che poi si era diciamo ammutinato. Questo dovrebbe succedere nel caso si parla del vero, nella puntata di Falsissimo, dove ci sono anche dal punto di vista dell'editing diciamo cose che non sono vere, tipo il preparatore di Conte, che non è colui che vedete in foto nel servizio fatto da Corona. Può anche essere vera perché uscì qualche notizia la situazione di Marianucci, che poi col procuratore qualcosina c'è stata, quindi mandato al Torino e gestita così, ma diciamo arrivare a tutto ciò e la chat tra i calciatori è arrivata a Corona e Meretta addirittura diciamo che si è esposto alla grandissima. Partiranno le denunce, sono partite già le denunce a quanto leggiamo, ma io mi auguro che le denunce, al di là che arrivare a Corona, che comunque di querele ne ha più querele che tatuaggi va a finire diciamo sul groppone, mi auguro che venga diciamo messo con le spalle al muro il tifoso del Napoli, giornalista o che si spaccia tale, che era dall'altra parte del telefono, perché io so perfettamente di chi si tratta e già mi era antipatico ogni qualvolta lo beccavo diciamo scrollando sui social, figuriamoci adesso. Aperta e chiusa parentesi, perché non voglio più assolutamente dilungarmi, poi vedremo nei giorni cosa uscirà fuori, il tempo è galantuomo e noi seguiremo ovviamente la notizia cercando di capirci qualcosina in più. Ultima ora da Sky.
Conte-Napoli verso l'addio, ipotesi separazione consensuale, sondato Sarri, clamoroso ultim'ora ovviamente di ieri da Castelvolturno, silenzio. Clamorosa ultim'ora, pubblicità che escono dappertutto, la separazione consensuale, sondato Sarri da Castelvolturno, l'inviato Massimo Golini riferisce che sarebbe finita l'avventura di Antonio Conte e quindi dovrebbe lasciare Napoli. L'eventuale ufficializzazione dovrebbe essere data dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis dopo Napoli Udinese, eccetera, eccetera. Finalmente si potrà parlare di futuro, il secondo posto è ancora in ballo, non può rappresentare una causa ostativa. Antonio Conte ha fatto quantomeno chiarezza sull'incontro con De Laurentiis già avvenuto circa un mese fa, ma ovviamente le parti dovranno aggiornarsi. Alla luce del passato è difficile fare previsioni, eppure l'impressione diffusa è quella che la voce che le strade si separeranno. Maurizio Sarri potrebbe tornare sulla panchina del Napoli. Maurizio Sarri sta solo aspettando che ovviamente le situazioni vengano delineate per bene, per poi passare alla burocrazia del caso, perché a quanto almeno abbiamo letto anche nelle scorse settimane il Napoli ha già avanzato una proposta di contratto con un 5 milioni a quanto leggemmo, poi vedremo nel caso dovesse essere vero e nel caso viene Sarri all'anno all'allenatore toscano. Conte ha centrato gli obiettivi importanti anche quest'anno, lasciando a suo dire una base solida su cui programmare il futuro. Allo stesso tempo, però, c'è anche l'Atalanta per quanto riguarda Maurizio Sarri e questo toto allenatori che potrebbe scattare all'improvviso. C'è una panchina che balla, che è quella del Milan, e ci arriviamo a quella del Milan perché, come ho detto a inizio video, e vado a recuperare un attimo la notizia, c'è anche Massimiliano Allegri, in stand-by, mettiamola così. Secondo quanto si legge, Aurelio De Laurentiis, lo stesso allenatore, avrebbero concordato una separazione consensuale ovviamente con Conte in totale serenità e la società risparmierebbe 18 milioni di euro di stipendi tra lui e l'intero staff. Alla base della separazione ci sarebbe la non totale soddisfazione di Conte nel progetto tracciato da DL, importante ma non abbastanza per competere stabilmente contro le big italiane quali Inter, Milan e Juventus. La SSC Napoli ora sarà chiamata a lavorare per un nuovo sostituto. Sarri sembra il nome più caldo al momento, ma vi abbiamo raccontato in esclusiva, anche questo è il mattino, anche in un incontro odierno nella giornata di ieri, del DS Giovanni Manna per Massimiliano Allegri. Allora, fermiamoci un attimo perché a me Allegri non se n'è mai sceso, non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà. Il Napoli, a quanto leggiamo, si è incontrato nella figura del DS Giovanni Manna con intermediari, gente vicino all'allenatore, sta sondando il terreno, benissimo, ma per risolvere che cosa? Non vai a risolvere praticamente un bel niente, anzi la cosa che risolvi è solamente il peso degli allenamenti, sempre se la situazione corona sia vera, un dittatore eccetera eccetera. Vai a risolvere il peso degli allenamenti perché sappiamo per certo, è da anni che comunque con Allegri ci si allena a molto meno perché il calcio è semplice, basta passare la palla a chi ha la maglia del tuo stesso colore, senza tecnicismi e senza manfrine. Io mi auguro che sia una notizia buttata lì, anche se la panchina del Milan balla e come, e quindi questa situazione allenatori che potrebbe poi girarsi all'improvviso, mettiamo che non ci si accorda oppure ci si dilunga per tempistiche, qualcuno vuole trovare sistemazione quanto prima, si gira la ruota, Sarri va al Milan e ti si ripresenta un Allegri sulla panchina del Napoli, dove comunque porteresti un allenatore che per quanto mi riguarda non andrebbe a risolvere un bel niente, e là sì che poi rischi di non arrivare tra le quattro, almeno questo è il mio pensiero. Poi per quanto riguarda Sarri se ne parla da una vita, vedremo se dovesse arrivare Maurizio Sarri. La mia preferenza la conoscete e l'ho detta già un mese fa, già quando non era salita, ecco, dal punto di vista mediatico la notizia dell'addio di Conte. Per me l'eventuale post Conte potrebbe essere Roberto Mancini, al di là dell'idea di calcio,
per quanto riguarda la situazione campionato italiano, l'esperienza acquisita anche fuori, ecco, dal confine diciamo nazionale in Premier. Ovviamente voi mi direte sì, ma quello mai in Arabia, gli allenatori che vanno lì comunque perdono qualcosina, non perdono proprio niente secondo me anche andando in Arabia, e Mancini avrebbe anche il dente avvelenato nei confronti di una federazione e di un'Italia calcistica che l'ha trattato sicuramente con i piedi. Ecco perché prenderei Roberto Mancini, sia per una questione politica tra virgolette che avrebbe il suo peso, e poi per quanto riguarda il gioco, che non è mai stato brutto il calcio di Mancini per quanto riguarda le idee espresse in campo. Vedremo come andrà a finire. Se si deve scommettere, e il nome che potrebbe uscire per quanto riguarda l'eventuale scommessa, andrei sicuramente su Maresca, appunto per idea di calcio, per esperienza acquisita, per metodi di lavoro e per chi ovviamente l'ha cresciuto dal punto di vista della carriera di allenatore, potrebbe sicuramente solo far bene, però rappresenta comunque la scommessa per quanto mi riguarda. Se vuoi andare sul sicuro con Sarri, secondo me alcuni tifosi del Napoli la stanno facendo troppo grossa, no, ma torna Sarri, un buco nell'acqua, una minestra riscaldata, eccetera eccetera eccetera. Sarri, seguito negli anni, cari ragazzi, si è evoluto, non è più quell'allenatore testa dura che comunque non riesce a trovare la quadra e diciamo si impunta, ecco, su alcune situazioni. È cresciuto tantissimo. Non ci aspettiamo sicuramente, almeno io, torna Sarri, io non mi aspetto il Napoli 2017-2018, ma mi aspetto comunque una squadra che dal punto di vista della solidità e dal punto di vista della copertura degli spazi in campo vada quasi in automatico, ovviamente non dall'inizio, ma a quello si arriverà, credo, prendendo un allenatore del genere, e i risultati arriveranno per quanto mi riguarda di conseguenza. Poi diciamo che sarà il Napoli a scegliere, e vedremo quale sarà appunto la scelta che farà il presidente, al quale ci affidiamo assolutamente. Io mi affido a De Laurentiis perché Aurelio De Laurentiis è l'unico top player che abbiamo per quanto riguarda il Napoli, e quindi fiducia al presidente che farà sicuramente la scelta più giusta per continuare, diciamo, a restare lì post Conte, perché il calcio non finiva prima di Conte e non finirà dopo Conte, cari ragazzi, e mettiamocelo bene nella zucca. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.